Gentili amici, gentili amici, allora, gentili amici, oggi cercherò di fare un pochino di chiarezza o di luce nella realizzazione delle salsicce e oltre, sarebbe a dire le salsicce, come vengono fatte, ok? E sta entrando Cocò sul set. Oggi andremo a fare una cosa molto importante, praticamente credo che sia la base della norcineria. Se una persona vuole cominciare un percorso, diciamo, da norcino, lo deve fare da qui, deve partire dalla salsiccia, così almeno inizia a capire, a mettere le mani in pasta e inizia a capire dove vuole andare dopo. E voglio anche dare alcune definizioni di salsiccia, c'è la salsiccia fresca e moltissimi la chiamano anche la salsiccia. Questa qui viene chiamata la salsiccia storti, la salsiccia diciamo così a U, o la salsiccia fatta a cacciatorini, che però devo premettere che non è la stessa cosa. Andiamo a vedere questo qui nel dettaglio. Non è la stessa cosa. Io vi dico io come faccio la salsiccia, io come si fa qui in Toscana. Qui in Toscana si prende la parte praticamente nobile della carne, che può essere l'arista o il prosciutto, ancora meglio, e la parte della o groppa, che sarebbe il grasso, okay? Il lardo o la pancetta. Sicuramente con il lardo, se viene mangiata fresca è più buona, che sarebbe questa parte qui, diciamo, del maialino. Con la pancetta, per l'amor di Dio, è sempre buona, ma insomma, io preferisco, se uno deve fare una grigliata o farne poche per se stesso, io cercherei la parte del lardo. Comunque se io e userò 50 e 50, ok? 50 di magro e 50 di grasso per fare le salsicce, in maniera che la salsiccia viene più morbida. La salsiccia deve essere mangiata fresca, addirittura qui in Toscana si mangia cruda, si mangia anche cruda, o si mangia, diciamo, cotta. Questo, scusate la banalità. Mentre quello che stavo dicendo prima, per fare la differenza, che molti mi chiedono, ma come faccio? No, la faccio seccare la salsiccia, mi diventa così. No, per farla diventare in questa maniera non dovete fare 50 e 50 o 40 e 40 o 40 e 60, perché molti fanno così, ma dovete fare 80 e 20. Allora vi diventeranno secche, perché altrimenti, se voi provate a far seccare la salsiccia con questa percentuale, diciamo, di grasso, non vi si seccherà, vi andrà avanti un bel po'. Poi vi voglio consigliare, come dico sempre, metteteci un po' di creatività nella salsiccia. Sarebbe a dire, potete venire, così l'avevo già fatta prima, fatela un po'. Vedete, io ho preso dei cimi di rapa, li ho messi dentro e ne farò una parte con le cime di rapa. Potete farne alcune piccanti, potete farle, che vi posso dire, con il finocchietto, ok? Metteteci un pochino, diciamo, il consiglio mio, un pochino del vostro, che sicuramente come cosa ci mettete qualsiasi cosa voi ci mettete dentro, gli darete un pochino di sprint in più. Ok, questo qui è un esempio, questo è un esempio che io vi faccio, o vi sto facendo, di creare delle salsicce, diciamo così, un po' diverse. Buone. Io ci andrò a mettere dentro i 25 grammi di sale per chilo, ci metterò 3 grammi di pepe per chilo, ci metterò una miscela di spezie per salsicce, sono profumate, questi qui gli hanno profumo, vi scriverò sotto dove trovarle. Comunque se andate sui canali quelli normali le trovate, si chiamano spezie per salsicce. Voilà, ok. E questo qui è l'impasto con la salsiccia con le cime di rapa ed è pronta per diventare salsiccia e la mettiamo qua. Ora facciamo l'impasto per fare il cacciatorino e allora prenderò una percentuale, vedete,
cacciatorini, la percentuale, questo è il 20, ok, benissimo, e questa qui farò l'impasto per fare 3-4 cacciatorini. Li sto facendo pochi apposta per fare il video per noi, vi faccio vedere che mi sono già portato avanti. Ho fatto delle lunganega, che è semplicemente la stessa cosa della salsiccia. Anch'io qua ci metto 50 e 50, le faccio col budello piccolino e le arrotolo. Vi consiglio di aggiungerci un filo di olio, un filo di vino, così l'alcol aiuterà a fermentare. E via, e questo è l'impasto per fare cacciatorini. E ora, ricapitolando, questa è la salsiccia con le scime di rapa, questa è la salsiccia normale con 50 e 50, anche qui c'è 50 e 50 con l'aggiunta di un pochino di cocco. Ok, questo qui invece ci faccio i cacciatorini, che c'è 80 di magro e 20 di grasso. Questo qui invece ci faccio gli stortini, che sarebbero questi qua, che anche qui è lo stesso impasto, 80 di magro, 20 di grasso, è la stessa cosa di qua, 3 grammi di pepe per chilo, 3 grammi, scusate, 25 grammi per chilo, 3 grammi di pepe e un po' di spezie, e metteteci quello che volete voi. E ora li andiamo a insaccare. Salsiccia con i friarielli, salsiccia normale, qua ci facciamo gli stortini e qua ci facciamo un salame, la salsiccia ricurva. Ok, bene. Metterle qualche ora a fare la stagionatura, qualche ora, scusatemi, a fare la stufatura. Vi dovete mettere qualche ora ad asciugare. Io li terrò 24 ore ad asciugare e poi in cantina per 15 giorni, 15-20 giorni. Poi, questo qui è il nostro stortino. Questo qui dovete bucarlo bene bene, deve sgrassare. Ok, questo qui mi raccomando, la stessa cosa per 24 ore, la stessa cosa dello stortino, mi raccomando che qui non si tocchi, se no magari dopo qualche ora lo rovesciate sotto sopra così, e se no lo rovesciate così finché non si secca, se no potete fare una cosa, lo potete lasciare per qualche ora fermo in questa maniera, così lui assume una posizione. Anzi, facciamo così, 5-6 ore, lo lasciamo su un piano, magari lo rigiriamo, perché qui non si deve toccare, e questo diventerà, dopo il trattamento, diventerà così. Ora l'ho fatto più grande, ovviamente, potete fare la misura che più vi piace a voi, così. E ora così, quando arrivate qua strizzate. Perfetto, continuate, ne faremo 3, strizzate qui, amore, e ora andiamo in fondo.
e queste sono le nostre salsicce normali con 50 e 50. Vi consiglio di non bucarle molto, tanto queste qui vanno consumate da qui a poco. Queste qui non diventano salami, allora non le bucate molto, così tutte le proprietà, tutti i liquidi rimangono dentro. Voilà. Anche questa. Salsicce. Voilà. Ok? Guardate che spettacolo. Questa si consuma subito. Anche a crudo. Questa si stagiona. Questi si stagionano. Questi sono già stagionati. E questi stagionati. E questi si può mangiare alla griglia, come queste qui. Si possono mangiare sia sulla griglia, ok, se no a crudo. Visto che ci abbiamo messo il 50 e 50 di carne freschissima, ancora faremo un assaggio assieme. Andiamo a fare un assaggino di come verranno. Perfetto. Vi ricordo 80 e 20. Buono. Ok, spero che avete capito la differenza tra le salsicce, quelle normali, e anche se si chiamano salsicce, queste qui ma non viene fatto con lo stesso impasto. Ovviamente è più magro perché deve seccare. Che non fate la salsiccia e poi pensate che con la salsiccia diventi così. La salsiccia, mi raccomando, più grasso, così sarà più buona, capito? Spero che vi sia piaciuto questo video, se vi è piaciuto mettetemi il like e via discorrendo. Alla prossima, commentate.